Ho iniziato a ballare disco dance all'età di 12 anni e a quei tempi era diversa perché in pratica andavamo sull'orientamento musicale ma non era tecnico. Poi ho iniziato a insegnare disco dance 12 anni fa e ho cercato di trasformare un attimino questo lavoro anche aerobico portandolo in un lavoro più tecnico dove c'è il dinamismo e la musicalità. Ho iniziato come presidente 2 anni fa. Da allora abbiamo cercato di fare dei cambiamenti per evolvere un attimino anche il sistema e per aiutare i ballerini. Qualcosa è andata in porto e andrà in futuro in porto, altre cose vedremo. Per quanto riguarda cosa mi piacerebbe fare per mettere i ballerini in una situazione migliore, eliminare la soggettività. Le qualità perché un ballerino sia migliore e perché abbia successo sono l'utilizzo della musica. L'utilizzo della musica, del tempo, dello spazio, non essere dei robot perché si vedono anche dei grandissimi ballerini ma che sono robot e non seguono la musica, non hanno il feeling con la musica, non si muovono sulla musica. Anche perché a oggi è molto semplice vedere se un ballerino è musicale perché noi abbiamo una quadratura musicale oltre il beat e se sei in quel range, cioè la musica fa un determinato movimento in melodia, lo capisci se finisci in un 8 o finisci in un 5. Però comunque musicalità, dinamismo, presenza e voglia di divertirsi, perché poi alla fine tu vedi se si divertono o no. Yes, sì, le differenze sono anche negli stili, ma le differenze sono dovute a temperature, a cibo diverso, anche al modo di vivere diverso, no? Per esempio le popolazioni nordiche hanno una fisicità più strong, più forte, perché forse sarà la temperatura, il modo di vivere, quello che mangiano, rispetto a magari noi che siamo del sud Europa. E quindi magari anche la forza e lo stile sono orientati in base anche alla fisicità. Io preferisco, non per presunzione, preferisco magari lo stile nostro perché viene più dallo stile della danza, quindi le basi sono dal ballet, sono dal jazz e quindi l'orientamento lineare di pulizia è anche per creare poi magari un futuro, perché uno può fare disco dance adesso e magari è visto dal mondo come un qualcosa di strano, ma poi magari questo può dare la possibilità a qualcun altro, se ha studiato, anche di fare altre cose. Sì, questo è un progetto che è nato 2 anni fa, perché non esiste un codice disco dance, no? Mentre Matt Mattox ha fatto un codice per il jazz, altri Cunningham in modern e altri hanno cercato di codificare una determinata disciplina, nessuno fino ad oggi ha codificato una disciplina che è la nostra, che è la disco dance. In questo libro io ho cercato di analizzare le diverse fasi per aiutare gli insegnanti, aiutare i ballerini disco dance ad avere un'evoluzione. Io parto da capitoli dove si parla di tecnica di riscaldamento orientata alla disco, quindi potenziamento, a parti tecniche riguardanti pirouette, salti ed evoluzioni artistiche, per poi arrivare a quello che è il massimo, l'espressione anche musicale. C'è un capitolo anche sulla musica e come utilizzare la musica, perché tanti usano la musica in ottavi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, io riesco a usarla in quadranti diversi, perché posso fare un E2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e do un movimento a quello che è la coreografia. Ma penso che nel 2018 sarà per tutti. Ho un sistema diverso, particolare. Nei primi round, dove sono 100 ballerini o anche di più delle volte,
e non viene chiesto di eliminare molti ballerini, perché in pratica è anche un riscaldamento, è la maniera di presentarsi ai giudici. In questi primi round magari vengono tolte 20 croci, 20 ballerini non passano un secondo round. Il mio metodo è guardare dal primo ai quarti di finale chi va a tempo, chi usa la musica. Chi è fuori della musica per me non può andare avanti, perché noi stiamo parlando di danza, la danza nasce sulla musica ed è un'espressione musicale, e quindi poi dai quarti di finale inizio a guardare gli elementi dove i ballerini sono in 4, in 3, in 2, poi in semifinale, in 1, nella finale, inizio a guardare elementi tecnici, la musicalità, la presenza, il dinamismo, l'utilizzo della pista, perché tanti ballano solo in un punto e non si muovono più di tanto, e la capacità di egocentrismo che hanno, perché più egocentrici sono, egocentric, e di catturare la mia attenzione in quel momento, perché si parla anche di una gara quando ci sono tanti ballerini, si parla di una gara tra egocentrici, vince il migliore. La musica è molto importante per i ballerini, perché tante volte, spesso, è successo che ballerini ballavano su una musica che dava più energia e magari il beat poteva essere più veloce, e altri ballavano su un beat magari leggermente più lento, perché noi avevamo un range tra 136 beat e arrivare a 140 beat. Il problema poteva capitare a un ballerino di ballare su un range da 136 e non essere così potente, e un altro invece dare l'impressione di essere più veloce perché ballava sui 140. Sì, è differente perché l'uomo deve essere uomo. I soliti movimenti che noi possiamo fare con una donna, sarebbe stupido farli con un uomo, anche perché fuori da quello che può essere l'orientamento sessuale, noi parliamo che in pista noi vogliamo vedere nella categoria maschi un uomo, nella categoria donna delle donne. Il training è differente perché mentre negli uomini noi andiamo a sviluppare determinati elementi di forza con salti, nelle donne noi cerchiamo almeno si cerca di sviluppare la sensualità. Ok, l'elemento tecnico, ok, l'elemento di potenza, di salti, però cerchiamo di dividere le due cose. Tante volte noi vediamo degli uomini che ballano come delle donne e delle donne come degli uomini. Brutto. Anche perché deve essere un esempio per la generazione futura. Io non sono discriminante, però l'uomo è uomo, la donna è donna, e sono due cose diverse. Io do molta attenzione alla tecnica. Ok, la prima impressione è quella di presenza, di presentazione. La seconda va sull'energia. Io preferisco magari una meno energica ma più pulita, perché si parla di danza, non si parla di aerobica. Per quanto riguarda poi tutto il resto, secondo me è un elemento in più, ma danza, la parola danza e tecnica insieme. Non saprei, il mio lavoro è quello come di un sarto. Io vado in diverse nazioni, lavoro con diversi ballerini, bravi, non bravi, per me sono tutti bravi perché hanno la stessa mia passione, lavorano tutti in una solita maniera. È che magari alcuni hanno elementi che altri non hanno. Un ottimo insegnante, un ottimo coreografo dovrebbe analizzare il ballerino e vestire addosso al ballerino il vestito della sua taglia. Spesso noi vediamo ballerini che vogliono fare evoluzioni che non riescono a fare. Non posso far fare 3 salti alla seconda a un bambino, a una donna che non riesce a alzare le gambe più di 45 gradi. Magari questa donna, questa ballerina,
gira molto bene, ha delle pirouette molto belle. Allora io analizzo questo dato e svilupperò le pirouette, una coreografia basata più su delle pirouette con degli accenti e una sensualità, mentre ci sono altri che hanno i salti, hanno dei salti bellissimi con un'elevazione alta e riesco è come fare un vestito, tagliare e cucire, mettere, non è una cosa semplice perché si fa col tempo, però piano piano funziona, penso che funzioni, anzi i risultati dicono che funziona. Per me non ci sono molte differenze, perché io lavoro già con la tecnica. La differenza importante è che mentre nel jazz modern, nello show dance, noi abbiamo da rispettare dei canoni prestabiliti della danza. Per quanto riguarda la disco, io ho cercato in questi anni di modificare la tecnica della danza mettendola a servizio della disco dance, perché noi in disco dance usiamo il tempo e la velocità. Fare degli elementi tecnici di jazz dance o anche delle basi di ballet in disco dance è possibile se sono leggermente modificati e resi fluidi. Un messaggio speciale per chi ama questo tipo di danza: di usare il cuore, di ascoltare la musica e usare il cuore. Ok, l'elemento tecnico, però è brutto vedere dei burattini o delle bambole che si muovono. Se hai l'elemento tecnico, hai la voglia di fare e l'entusiasmo di fare, io voglio vedere i ballerini in pista che si divertono, no? Anche perché vedere delle marionette non piace a nessuno, diventa troppo. È come andare in teatro e vedere il Lago dei Cigni e vedere la prima ballerina che fa così e basta. No, ha anche un'attitude e un'energia che ti trasporta, ti fa sognare, no? E anche il disco dance.